Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa che vuole essere una presentazione per quanto riguarda questo simulatore per crossover LSD, che sta per Loudspeaker System Design Software, che ricordo è a pagamento, come del resto anche suo fratello Alab, per quanto riguarda i carichi acustici. Questo è a nome di Fabrizio Mondonucci, mentre la lab era di Giampiero Matrazzo. Perché un simulatore a pagamento quando ce ne sono tanti altri free? Ok? Domanda più che lecita. Ebbene, tutti i simulatori utilizzano modelli matematici ideali, ok? Affinché si possa usare in modo corretto e spedito alla simulazione. È chiaro che di ideale dei nostri altoparlanti c'è ben poco, difatti capita spesso anche che le simulazioni non corrispondono poi alle misure. Ovviamente, oltre ai modelli matematici ideali, si possono adottare delle correzioni affinché si possa ottenere poi una simulazione quanto più attendibile e verosimile alle misure. Ricordo che questo simulatore LSD, come anche Lab, ma anche come Cross PC e Bus PC, sono nati innanzitutto come strumenti interni dei progettisti, cioè di coloro che l'hanno programmati, pardon, perché effettivamente è un'esigenza interna di avere uno strumento che potesse velocizzare i più comuni, voglio dire, le più comuni operazioni o quantomeno anche complesse, e quindi era un'esigenza interna. Col tempo si è evoluto, come si evolvono tutti i software, né di più né di meno, ma visto che, e ripeto, è nato essenzialmente come uno strumento interno, viene ancora utilizzato come strumento interno per la progettazione, c'era questa esigenza affinché il simulatore potesse fornire risposte verosimili, coerenti con le misure poi che si andranno a fare o a ricavare sui box finiti, ok? Perché finché si tratta di un due vie semplice, che ne so, di prim'ordine o second'ordine, voglio dire, andare a modificare un'induttanza o il valore di un'induttanza di un conduttore non è un grosso problema, si cambia, si misura, buonanotte, finisce là, è veloce, ok? Mentre quando il prodotto, se stiamo progettando un sistema a più vie, 3 vie, 4 vie, voglio dire, con tanto di celle di correzione, voglio dire, compensazione e quant'altro, voglio dire, un terzo ordine, la cosa diventa un pochino più complicata. Se la simulazione non è corretta e si va a modificare qualche valore, si innesca una reazione a catena che manda all'aria tutto il lavoro fatto. E ripeto, finché si tratta di un lavoro fatto in casa, un hobbyista, un appassionato, voglio dire, vabbè, abbiamo perso un'ora, abbiamo perso 2 ore, pazienza, voglio dire, metteremo insomma a conto. Ma quando questo strumento è asservito affinché si possa realizzare, voglio dire, un lavoro, di eseguire un progetto, quindi mandare all'aria tante ore di lavoro non è cosa, insomma, molto gradita, e quindi questa esigenza era molto sentita e di conseguenza sono stati apportati vari fattori a correzione affinché questo simulatore potesse dare o fornire risposte molto verosimili alle misure, e in grosso modo ci sono riusciti. Tutto quello che io vi sto riferendo lo potete anche trovare sul portale, sul sito di Audio Review, nell'apposita diciamo apposita sezione per quanto riguarda questo simulatore, come anche per la Lab. Trovate tutte le guide, tutte le notizie, tutti gli articoli che hanno trattato la spiegazione del funzionamento, come impostare, come regolare e quant'altro, una sorta di manuale dove vengono spiegate anche nel dettaglio cosa si è fatto per migliorare questo simulatore. Quindi la spesa è più che giustificata, si parla di 69 euro mi sembra,
non è una grossa cifra, ma si ha uno strumento abbastanza valido. Non vi dico che è precisissimo, però rispetto agli altri sicuramente lo è di certo. Ok? Fatta questa precisazione, andiamo a vedere un attimo questo simulatore cosa fa. Grosso modo fa quello che fanno gli altri, lo fa leggermente meglio, ok? Proprio in virtù di quanto ci siamo detti finora. Allora, innanzitutto possiamo avere un sistema a 5 vie, massimo 5 vie, con tanto di reti di correzione, filtri passivi sempre per ogni ramo, amplificatore per ogni via, filtri attivi e segnali di ingresso che possono essere diversi a seconda delle esigenze, non il classico sweep, rumore rosa, rumore bianco, anche diciamo un'onda quadra, triangolare, a seconda di quello che noi vogliamo esaminare del nostro sistema e poi andare a vedere le risposte. E già questo ci fa capire che è leggermente diverso, no? In virtù di quanto, ripeto, ci siamo detti finora. Quando andiamo a iniziare un lavoro come questo qua che ho messo su per fare questa presentazione, vediamo subito che possiamo andare a operare sulle reti, basta cliccare, definisci e andiamo a modificare. Questo vale sia per le reti sia anche per quanto riguarda il taglio, ok? La cella di crossover. Ogni altoparlante può essere messo in serie e può essere polarizzato, quindi più di uno, ok? Usciamo da qua. Quando invece andiamo sui parametri degli altoparlanti si apre questa nuova maschera. Abbiamo due modi di lavorare sull'altoparlante, sia in modo ideale o in base alla curva, la risposta effettiva, perdono, mi stavo ingarbugliando. Abbiamo visto in Alab che possiamo creare e salvare il nostro driver nel nostro database, quindi lo possiamo anche richiamare, ok? Apri altoparlante e a secondo cosa abbiamo creato di questo altoparlante, se le curve sono ideali, quindi quelle date dai parametri TS, o abbiamo caricato le loro risposte, ok? Sia in frequenza che la curva di impedenza. Questo simulatore, come il resto vale anche per la lab, possiamo importare in un modo a dir poco particolare, perché non è detto che abbiamo il classico file TXT o ZMA. Ogni sistema di misura ha la sua estensione che diciamo crea un suo file proprietario, ok? E quindi come facciamo? Molto facile, andiamo in imposta struttura dati, selezioniamo da quale sistema proviene il nostro file, la nostra misura, se è quello di audio review, se è quello di backup, limb, xshare, voglio dire, Clio e quant'altro. Si impostano tutti i parametri e si importa semplicemente e noi otteniamo la nostra risposta, anche se non è il classico TX, ZMRA o FRD. Ok? Quindi è molto più versatile rispetto agli altri e questo già fa capire che un piccolo valore aggiunto c'è. Bene, vi faccio notare subito che tutti i vari carichi possibili di questi qua in alto, alcuni sono rossi e altri sono questo grigio o blu molto scarico. Perché di diverso colore? Perché se ben ricordate, quando abbiamo presentato e fatto il tutorial su Alab, vi ho detto che questi due possono lavorare sullo stesso, ovviamente, PC. Quando sono installati sullo stesso PC e nella fattispecie saranno installati nella stessa cartella, LSD rileva l'installazione di Alab e ne eredita le sue caratteristiche, ok? Quindi io posso simulare questi carichi in LSD, cioè che appartengono alla lab, senza creare prima in Alab il sistema e poi importarlo su LSD, come si faceva precedentemente, o come si potrebbe succedere quando, ad esempio, un mio amico ha Alab e io non ce l'ho, gli faccio simulare il carico, poi me lo carico in LSD, ok? Perché posso anche caricare la risposta in burst reflex di un carico e me lo vado a caricare, ok?
Posso modellare ovviamente il box, offset verticale, offset orizzontale, di profondità. Tali misure possono essere richiamate da queste icone che possono facilitare i campi da dove andare a modificare. Ad esempio, se voglio modificare l'offset verticale, a prescindere ce lo dice l'help in linea, vedete, offset verticale traduttore, il cursore si va a posizionare nel campo interessato e io posso andare a modificare l'offset verticale. L'orizzontale, ecco qua, è questo qua. L'altezza del pannello è questa qua, vedete? Il prompt, il cursore si posiziona nel campo. Gli angoli, posso modificare tutto quello che voglio del box, clicco sull'icona e quello si posiziona nel campo da andare a modificare. Anche la struttura, diciamo, sommaria del trasduttore, se è una tromba, se è un planare, se è un tweeter a cupola, se è un midrange a cupola, un midrange a cono, perché chiaramente cambia la struttura, ok? Non solo il diametro, ma anche la struttura, ok? Vuol dire la profondità stimata e il profilo può cambiare e quindi di conseguenza può cambiare la risposta quando si lavora in modo ideale, ovviamente. Se laddove si carica la risposta il problema non si pone. Bene, ritorniamo qua, non c'è molto da aggiungere. Se colleghiamo qua l'altoparlante in fase o in controfase, ma questo lo vediamo poi in seguito. Andiamo nelle simulazioni, cioè io ho impostato i filtri, voglio vedere la risposta, ok? Queste sono tutte le varie curve che io posso ottenere, dipende dalla risposta, in fase, ritardo di gruppo, moduli, fasi relative, risposte in ambiente, vedete? Posso ottenere una risposta in ambiente, poi lo vedremo nelle preferenze, risposta polare, orizzontale, verticale, l'impulso e quant'altro. E in questo caso ci serviranno, vedete, la possibilità di variare, diciamo, il segnale in ingresso, perché se no come posso vedere l'impulso ovviamente. Anche le condizioni simulate in questo caso di ripresa, no? Di acquisizione del segnale, se sta in asse, fuori asse, in quale grado verticale, orizzontale, posso andare a impostare ad esempio la risposta, la banda di frequenze che mi interessa, il livello IDB che mi interessa, ok? Si clicca su traccia e ci mostra ciò che abbiamo selezionato, in questo caso il modulo di risposta o il modulo della fase, laddove insomma fosse caricato correttamente, non mi ricordo se l'ho fatto oppure no. Comunque a seconda di ciò che si seleziona otteniamo insomma la nostra curva. Quando andiamo nelle preferenze di simulazione possiamo cambiare l'unità per quanto riguarda la finestra, la risposta in frequenza, pardon, la fase, le correnti, il modulo di risposta elettrica, il modulo medio di risposta, se è in terzi d'ottava, sesti, continuo, anche diciamo tutto questo per il modello di trasduttore che stiamo e vogliamo simulare, se disco rigido sul pannello, elementi finiti sul pannello assegnato, disco rigido sul pannello assegnato e il nostro ambiente di simulazione. Vedete? Qua si può dimensionare le grandezze del nostro ambiente, volume, altezza del microfono, coefficiente di assorbimento, delle pareti medie e anche del pavimento, ok? Questo chiaramente è a seconda delle nostre sempre esigenze, e anche qua vediamo che effettivamente qualcosina in più ci dà, ok? Sempre riferendo a quel valore aggiunto che si stava giustificando per quanto pagato. Ritorniamo al nostro finestra principale. Vi anticipo che tutte queste icone che voi vedete sono solo dei tasti rapidi, perché tutte queste possono essere richiamate dalle funzioni qua sulla barra. Questo ne approfitto, è un tool molto simpatico. Cosa ci permette di fare? Ad esempio, se abbiamo un'esigenza di un conteggio di un valore non standard, che
che può essere, che ne so, un 44 microfarad, possiamo sapere, mettendo in parallelo o in serie, i valori che ci interessano, di quelli standard ovviamente. Allora, in parallelo ce ne serviranno ovviamente 2 da 22, e sono valori standard, ok? In serie invece ce ne servirà uno da 47 e uno da 680. Lo stesso principio si può adottare sulla resistenza, ok? Che so, una resistenza da 8 ohm per dire. In serie ovviamente ce ne servirà una da 6,8 che è un valore standard e una da 1,2. Questo è il valore che abbiamo ottenuto e questo è lo scarto. In parallelo ce ne servirà uno da 8,2 che ovviamente è un valore standard e 3,80 che è un valore standard, e qua si possono decidere di quale standard si ha la necessità di avere questi valori. Molto 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 caruccio questo qua. Poi per chi avesse esigenze anche di avere un calcolatore per quanto riguarda le equazioni, c'è questo bel modulo, ok, che ci può aiutare. Cos'altro? Ovviamente sì, le preferenze le abbiamo visto, la lente del sistema l'abbiamo visto, sì, le importazioni le abbiamo viste. Sì, dai, al momento credo che per quanto riguarda questa presentazione ci possiamo anche fermare qua. Beh, questo lo possiamo vedere per quanto riguarda l'estrazione monofonica di due segnali, per quanto per avere un segnale scorrelato, ma questo lo possiamo vedere nel tutorial vero e proprio, che lo faremo in più sezioni perché è abbastanza, diciamo, complesso il software. Beh, mi fermo qua, spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente mi risegnalate, correggiamo subito per l'amor di Dio. Spero di aver fatto cosa gradita. Ci sentiamo per il tutorial. Ciao!